Ciao, salve a tutti, ben ritrovati. Quando il narcisista non si fa scartare. Il narcisista non si fa scartare fondamentalmente in 4 casi. Dei meccanismi della chiusura e cosa porta molte volte ad indurre la partner di un narcisista a scartarlo, a lasciarlo, ma in seguito a quello che è la modalità del narcisista in realtà di farsi scartare, di indurre quindi la partner a lasciarlo, a farsi scartare, che è un tema inaugurato e a marchio Tu e Dio, narcisismo amore. Quindi a come il narcisista spinge una partner ad anticiparlo nella chiusura. Puoi vedere i tantissimi video su questo tema sul canale Tu e Dio, ma vediamo anche i casi in cui il narcisista non si fa scartare, non si fa lasciare. Riassumo però prima i casi in cui un narcisista si fa scartare, si fa lasciare da una partner. Un narcisista si fa scartare per diversi motivi. Si fa scartare, ad esempio, per farti sentire in colpa, che è un sentimento potente e tra i più devastanti che ci siano, perché ti procureranno molti squilibri interiori, molti stati d'animo ai limiti della depressione, ma anche depressivi. Un narcisista si fa scartare per deresponsabilizzarsi e scaricare su di te la colpa della chiusura della relazione, per il fallimento del rapporto. E poi un narcisista si fa scartare perché tu rimanga con un senso di sospensione a fronte dello stesso senso di colpa che ti fa provare. E poi un narcisista si fa scartare, si fa lasciare per congelarti nell'idea di ciò che ti ha portato a lasciarlo, nella conseguente spinta che resterà viva in te, di verificare i tuoi stessi motivi che ti hanno indotto a chiudere il rapporto. Quando, per esempio, ti sorgerà la tentazione di ricontattarlo, che purtroppo è quello che accade tante volte da parte della ex di un narcisista. E quando invece un narcisista non si fa scartare, e mi dirai se per caso non sia capitato anche a te, a meno che non rientri nel caso più frequente, se hai avuto a che fare con un narcisista o una narcisista, di esserti dovuta accollare l'onere della chiusura con il partner narcisista. Quando un narcisista non si fa scartare? Il narcisista non si fa scartare se è un codipendente, raro ma accade. Ci sono anche narcisisti codipendenti, pensiamo ad esempio ai narcisisti sposati. E poi un altro caso in cui il narcisista non si fa scartare, il narcisista non si fa lasciare, non si fa scartare quando il rapporto sta andando di per sé sfumando e in pratica sarai magari persino tu a rincorrere il narcisista, a chiedergli perché si comporta come si è comportato, come continua a comportarsi con te, perché diserta la relazione, perché prima sembrava amarti e ad un certo punto non più, e potrai anche ad un certo punto dire basta, ma poi in realtà non sarà di fatto un dire basta, perché sarai tu stessa a ritornare sui tuoi passi con lui e lui magari non farà altro che tenerti appesa, ma ai margini del rapporto, perché sarai tu stessa a tenerti in quel limbo, in quell'abile aggancio, molto molto ai margini, perché il narcisista comincerà a dare spazio ad altre situazioni e a metterti decisamente in secondo piano. E poi il narcisista non si fa scartare, non si fa lasciare quando di fatto preferisce triangolare, tradire, raro perché il narcisista preferisce lasciare una relazione in sospeso e dedicarsi completamente a una partner, ma accade comunque anche che un narcisista tenga aperte più relazioni. E poi il narcisista non si fa scartare, non si fa lasciare quando incontra una partner tosta, magari più tosta di lui, che lo terrà sul filo, cuocendolo a puntino e insomma tenendolo vincolato, magari una narcisista più narcisista di lui, oppure comunque una manipolatrice che saprà quali leve emotive toccare, su quali leve emotive fare affidamento e presa. E questi sono i casi in cui il narcisista non si fa lasciare, non si fa scartare da una partner. In tutti i casi la cosa migliore è sempre chiudere, naturalmente con un narcisista, questo insomma l'ho ripetuto migliaia, infinite volte.
sempre che non ne trai qualche soddisfazione, qualche ritorno che insomma secondo te non ne valga la pena, ma insomma solitamente è un po' difficile trovare soddisfazione o piena soddisfazione in una relazione con personalità tossiche, con narcisisti soprattutto. E certo, chiudere una relazione non è facile tante volte, sia per la parte emotiva, ma anche magari quella concreta, se ci sono dei figli, c'è un matrimonio che lega. È sempre difficile chiudere un rapporto, questo assolutamente, e soprattutto se hai avuto a che fare con un manipolatore affettivo, che il più delle volte sa quali leve toccare in te per vincolarti emotivamente ed affettivamente ancora di più a lui, a illuderti nella relazione, facendoti credere che ci fosse amore, che potesse essere finalmente la relazione che cercavi e lui il principe azzurro che speravi di incontrare o che tante volte hai sognato, perché all'inizio è proprio come un principe, una specie di principe azzurro che il narcisista si presenta. Ma non pensare a quella parte della relazione, perché se continuerai a pensare al narcisista come quell'uomo che in definitiva poi non è, ti sarà difficile chiudere con lui e invece devi pensarlo proprio come quello che ti ha fatto soffrire, ti ha reso i giorni difficili e la persona sulla quale non puoi più fare veramente affidamento. C'è molto di meglio di un narcisista e di narcisisti, fortunatamente in questo mondo. E certamente meriti molto di più. Se apprezzi il video, lo trovi utile, metti mi piace e condividilo in modo che anche altri possano vederlo. Ti abbraccio forte, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.